Forse non tutti sanno che lungo i fiumi italiani si possono ancora oggi trovare delle pietre di valore. E buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, sono un geologo e sono un cercatore d'oro e oggi voglio condurvi in questa videoavventura alla ricerca di pietre preziose lungo i torrenti piemontesi. Sicuramente non lo sapevate, ci sono delle pietre che possono avere un certo valore economico proprio lungo gli alvei dei principali fiumi italiani. In particolare in questa giornata autunnale voglio condurvi alla ricerca delle giadeiti. Sono delle rocce di un verde molto carico, un verde acqua che cromaticamente è molto apprezzato nel settore di lusso. In questo contesto si trovano quasi in tutti i torrenti lungo l'arco alpino, ma soprattutto dove a monte ci sono le pietre verdi. Le pietre verdi non sono altro che degli ex fondali oceanici. Adesso li trovate invece lungo le vette dei monti. Sono rocce molto dure, si conservano lungo i letti dei fiumi dove possono essere ritrovate abbastanza facilmente con un occhio accorto. I fiumi lavorano per noi da un certo punto di vista, perché nell'arco delle piene vanno a selezionare i ciottoli. Quelli più resistenti e pesanti tendono a conservarsi, quelli più fragili invece vanno semplicemente a pezzi, vengono frammentati ed erosi. Le giadeiti, come anche altre rocce preziose, vengono invece conservate. Le rocce presenti lungo le Alpi vengono via via negli anni erose dalla forza del ghiaccio, dell'acqua, dei venti, e le ritrovo soprattutto lungo gli alvei dei fiumi sotto forma di ciottoli. Questi ciottoli possono essere presi, portati a casa e grazie all'attrezzatura specialistica possono essere segati in varie parti,
piuttosto che levigati fino a produrre degli oggetti di valore. Ecco, io vi voglio dire che non c'è solo l'oro in Piemonte di prezioso ed apprezzabile dal punto di vista collezionistico. Ci sono anche delle pietre che per via dei loro cromatismi, piuttosto che per via della loro struttura e rarità, possono anche essere molto apprezzate, sia dal punto di vista collezionistico ma anche nel settore della gioielleria, quindi settore di lusso. Non è che sto pulendo le pietre, è che all'interno ho messo dell'acqua una volta che ho lavato il contenitore. Mi permette di vedere meglio le superfici delle rocce e capire più facilmente di che minerali sono composti. Vi faccio vedere. Adesso ho adocchiato questa pietra verde, non capisco bene quali minerali sono all'interno. Vado semplicemente a spruzzare un po' di acqua al di sopra, senza riverbero e riflesso, posso osservare meglio i minerali. Riesco a vedere dei granati rossi, del plagioclasio e albite bianchi, e ovviamente c'è della clorite e probabilmente degli altri anfiboli, questi qua verdi. Quindi grazie veramente a dei strumenti molto casalinghi, in questo caso recuperati, è possibile che vi aiutino tantissimo nella prospezione di pietre lungo gli alvei dei fiumi. Questo non serve a cercare l'oro, questo però serve a capire che pietre avete di fronte più velocemente e più facilmente. Ho trovato un ciottolo con della tormalina dentro nera. Questa roccia qua è una matrice verde molto carina. Ora ho trovato un ciottolo che è riconducibile giadeite. Ovviamente è un termine commerciale, perché all'interno di questo ciottolo sono diversi minerali. Intanto il minerale di un colore più violaceo si chiama zoisite ed è un equidoto. Invece la giada vera e propria o giadeite è quel minerale con un colore verde acqua. È semplicemente un pirosseno, però il cromatismo che ha con questo verde acqua è veramente fenomenale. Ho trovato un ciottolo che è riconducibile alla giadeite. Voglio farvi vedere in dettaglio alcuni minerali componenti. Vedete, ci sono ancora i pirosseni smaragditici, questi qua verdi acido, composti anche da un po' di cromo. Sono però sparpagliati e ce ne sono in generale molto pochi. Invece il minerale violaceo, che potete vedere secondo delle piccole bande, è sempre la nostra zoisite. La giadeite all'interno di questo ciottolo è proprio quella che vedete con questo verde acqua, che è un po' ovunque sparsa. La zoisite invece e i pirosseni ricchi in cromo sono dei minerali più rari nel contesto della roccia. Questa, fidatevi che una volta tagliata e lucidata potrebbe dare delle belle soddisfazioni. Ecco ragazzi, finalmente ho trovato un bel ciottolo. Qui la zoisite rosa è proprio ben visibile e anche il verde della giadeite. Ci sono però purtroppo questi pirosseni ricchi in cromo di nuovo smaragditici un po' sparsi, ma è proprio questo un bel campione. C'è molta zoisite, quindi qua bisognerà capire bene dove tagliare. Probabilmente questa porzione è più interessante se uno vuole mirare ovviamente la giadeite e poi vedere cosa ne uscirà. Quindi bisognerà poi fare dei tagli, capire cosa c'è all'interno, come è posizionato, per andare poi a isolare i cristalli migliori, per farne poi probabilmente dei pendenti o comunque qualcosa in gioielleria. Oggi siamo su un nuovo sito di estrazione, siamo alla ricerca di granati e in particolare in questo caso di una varietà rosa violacea molto interessante. Dovete sapere inoltre ragazzi, questi granati arrivano proprio dalle profondità della terra. Si stima che si siano formati a circa 100 km di profondità. Il mio obiettivo è trovare alcuni frammenti di questi granati, quali come vedrete successivamente sono molto fratturati. Le schegge sono formate dal granato stesso ovviamente. Solamente i campioni che hanno un maggior grado di trasparenza e un colore che tenderà a essere più raro o comunque esteticamente bello saranno portati a casa. Madò, che precisione! Sembra un granato ma non è proprio ben formato, vero?
Bello questo. Beh, lui è uno unico, è sicuro. La ricerca delle pietre preziose in Italia e gli suoi albori. Siamo dei precursori, siamo dei pionieri. A mio parere ci sono ancora moltissime risorse da trovare, scopriamole assieme. Questi alvei sono una risorsa unica. Ogni piena, talvolta anche più di una piena durante l'anno, l'acqua riesce a rimescolare tutti i ciottoli che vedete. Solo alcuni di questi possono avere un valore sia collezionistico che scientifico e sono dei ciottoli degni del vostro campionamento. La maggior parte invece non hanno un vero e proprio valore, ma quello che è più interessante è che l'acqua ve li sposta diverse volte tutto l'anno e quindi è proprio una risorsa rinnovabile. Ricordatevi sempre però che le pietre preziose sono molto rare in Italia e dovrete faticare veramente tanto per trovarle. È una sfida, proprio come la ricerca dell'oro, anche la ricerca delle gemme è una disciplina pionieristica, molto interessante ma ricca di soddisfazioni, soprattutto quando le rocce che magari nemmeno ve lo aspettavate, in realtà una volta tagliate e lucidate, sono veramente molto belle da collezionare.